Tu sei come questo, un vulcano che sta esplodendo. Vendi su eBay da un bel po' di tempo, ma sta accadendo qualcosa che proprio ti sta facendo esplodere. Titoli uguali, sponsorizzate sempre al 14%, 11, 10, margini che si assottigliano. Il tuo competitor abbassa il prezzo e tu fai altrettanto. Alla fine il tuo commercialista ti ha anche chiamato e ti ha detto: Pippo, quest'anno se vai avanti così non farai niente e non trovi via di scampo. Il problema che tutti i venditori fanno quando cercano di vendere su eBay è soltanto uno: non seguono le logiche dell'algoritmo. L'algoritmo dice una cosa ben precisa. Esiste la barra dei suggerimenti, esistono i suggest, perché non li usi? Torniamo un attimo indietro. La cosa più importante che tu puoi fare quando vendi su eBay è ottimizzare il titolo. Cosa significa ottimizzare il titolo? Fare un titolo che sia pertinente con quello che l'algoritmo vuole. E come faccio? Tu mi dirai. Non è che ti metti là a buttare via dei titoli, delle parole così alla cacchio, bellissimo, vendo tutto, faccio parole che non esistono. Devi mettere delle parole pertinenti che l'algoritmo riconosce, ma nemmeno le specifiche tecniche che tu pensi che debbano essere messe nel titolo. Quelle non serviranno a nulla. La miglior soluzione per creare delle inserzioni vincenti che performano a livello di visibilità è creare i titoli tramite i suggest. Cosa sono i suggest? I suggest sono proprio i suggerimenti che la barra di ricerca ti dà. Tu dici, ma cosa vuol dire questo? Te lo spiego in un attimo. L'algoritmo memorizza con andare del tempo tutto quello che le persone digitano, il modo in cui lo digitano. Se lo digitano addirittura in modo sbagliato e vedono spesso che c'è qualcuno che digita in modo sbagliato, l'algoritmo memorizza questo. Perché lo deve memorizzare? Perché sa che se secondo una ricerca ben precisa ci sono dei volumi, vuol dire che quella parola è importante. Perciò la memorizza. Torniamo ai suggest. I suggest sono proprio quelle parole che tu vai e inizi a digitare sul motore di ricerca e ti compaiono i suggerimenti. Quei suggerimenti devono costruire il titolo, perché se costruisci un titolo sulla base di quei suggerimenti, quel titolo verrà premiato da eBay. Perché? Perché eBay sa che quelle parole che tu hai messo nel titolo vendono. È tutto qua il segreto. Sponsorizzare il negozio, sponsorizzare al 14, copiare i titoli, abbassare il prezzo. Sono logiche, non a lungo termine. La logica a lungo termine che ti porta a fare vendite è l'organico. Ci deve essere sempre una base di organico ben strutturata e poi sponsorizzo al 2%, non di più. Ma voglio darti un consiglio oggi, anzi, voglio darti uno strumento. Lo strumento è proprio andare a creare i titoli tramite il suggest. Però questo può essere un po' difficile. Perché? La mia tecnica è proprio quella di andare a costruire i titoli tramite i suggest, ma solitamente per costruire un titolo ci impieghi dai 20 ai 25 minuti. Hai 10 inserzioni e ne hai 100 e ne hai 1000 e bene, dopo quasi un anno di sviluppo sono riuscito a tirar fuori uno strumento che ti aiuterà a costruire dei titoli performanti e te lo prometto, quei titoli avranno delle impressioni che tu non hai mai visto. Vediamo insieme come funziona questo strumento. Bene, ecco lo strumento. Questo strumento può lavorare su tutti i mercati: Italia, Germania, Francia, UK e Stati Uniti. Qui troverete le istruzioni su come funziona, ma andiamo subito al dunque. Allora, la cosa importante è che dovete analizzare il vostro prodotto. Dovete immaginare che parole chiave può avere il vostro prodotto. Vi faccio un esempio stupido. Prendiamo questa penna, ok? Io non mi devo inventare il titolo, devo partire proprio dal principio. Questa è una penna e scrivo penna. Metto qua e scrivo penna e faccio scorrere i suggest. Questi qua sono i suggest che appartengono a eBay. Poi addirittura l'algoritmo riesce a darmi i suggest pertinenti di Google, perché dovete sapere che il titolo deve essere costruito con 80 caratteri e dobbiamo cercare di arrivare fino alla fine, riempire, ma non perché se non lo riempo non funziona, perché devo sfruttare più keyword possibili. Ricordatevi che ogni singola parola chiave si combina con le altre. Di conseguenza ho bisogno di costruire un titolo altamente performante e in questo caso, ho dei suggest. Supponiamo che la mia sia una penna a sfera, ok? Perciò seleziono questo,
E lui cosa fa? Inizia a cercare tutto quello che può essere pertinente con la mia penna. La mia penna è una penna Parker Jotter, seleziono, e lui, vedete, sta iniziando a costruire il titolo. È inchiostro blu? Sì. Di conseguenza lui man mano sta aggiungendo non solo, ma mi esce la categoria alla quale devo andare a inserire il prodotto, e questo ve lo dico, non ve lo so spiegare, ma mettete il prodotto là dentro, perché è importantissimo, perdete visibilità. Oltre a questo io ho anche le preposizioni, perché dovete sapere che in, da, con, fra funzionano, perché le persone vanno a digitare determinate cose in un determinato modo, perciò io devo avere la possibilità di costruire dei titoli che si incastrano con le varie possibilità. E allora a questo punto posso dire, ok, penna sfiera con inchiostro blu, poi in tal caso il con lo vado a spostare, ma lo posso lasciare anche là, non succede niente. A questo punto ho 44 di 80 e posso andare avanti, perché se lei è una standard Chrome, lui continua, e Trim CT e lui continua, 68 di 80. Ho un titolo performante. Di conseguenza io poi posso fare anche un'altra cosa. Posso prendere il mio titolo, lo posso andare a buttare qua sotto e lui mi fa un'analisi. Attenzione, questa è un'analisi preliminare. Lui mi dice che in questo caso stilografica, Montblanc, vintage sono le parole più ricercate e purtroppo io non ho messo Montblanc perché Parker e non lo devo mettere perché sennò sto dicendo una falsità, però mi dice guarda che nelle solite ricerche che ci sono queste parole sono importanti. Vintage, beh, se alla fine la mia penna era una penna, è una penna sfera Parker ed è vintage, vado qua, vintage, gliela vado ad aggiungere, salvo la modifica, vado a prendere di nuovo questo, me lo ributto qua dentro e lui mi dice che il titolo è migliorato. Questo perché va a prendere tutti quei suggest che per l'algoritmo sono importanti. Fare un titolo di questa tipologia, questo è un caso, l'ho buttata là così, vi porta a un aumento delle impressioni, più visite, più vendite. È tutto qua il gioco. Qui ci sono dei consigli presi dall'addestramento che ho fatto fare all'algoritmo. Mi dice che comunque ci sono delle parole che potrebbero essere, mh, diciamo, nei consigli che mi sta dando. Attenzione, non devi metterle per forza. Se sono pertinenti, mettile, ok, mi raccomando. Poi ti dice, guarda, che compaiono spesso stilografica, Montblanc, stampante, sono delle parole associate a questa tipologia di ricerca. Poi bisogna andare a vedere stampante dove arriva, ma sicuramente ci sarà qualcosa che è agganciato, se no l'algoritmo questo non me lo sta dando, ok? Non me l'avrebbe dato. Perciò prendo il mio titolo, me lo copio e lo butto su eBay. Facciamo un altro esempio. Io sono nel settore automotive, ok? Riparto, reset, ricomincio da capo. Meglio se ricaricate completamente la pagina, vi consiglio di fare così, ancora meglio, questo è un aggiornamento da andare a fare. Ah, una cosa mi sono dimenticato, da quando è attivo, chi lo sta usando ha fatto 4243 titoli ed è attivo da una settimana, siamo al 29 aprile, è attivo da una settimana. Facciamo un'altra cosa, io voglio vendere un sono nel settore automotive e voglio vendere un faro anteriore destro di una Fiat Panda. Ok? Partiamo da qui. Faro anteriore. Sto fermo. Faro anteriore Fiat Panda. Posso già fare una cosa qui. Posso andarmi, tanto, categoria aperta. Occhio! Che qua mi consiglia nelle specifiche tecniche molto importanti di mettere anteriore, perché tutto quello che vedete è stato sviluppato sulla base di 10 anni di consulenze, 10 anni di studio di eBay e non ho avuto un cliente, ne ho avuti quasi 2300 in totale. Perché, per chi non mi conosce, si faccia una ricerca o chieda addirittura a ChatGPT chi è il maggiore esperto eBay in Italia. Tanto per ridere. Ok, analizziamo il mercato. Perfetto. In questo caso lui mi sta dando tutti i risultati di chi sono i venditori che hanno più oggetti, il prezzo medio e tantissime altre informazioni. Poi posso vedere il mio competitor, cosa c'ha, come lo vende, a che prezzo. Torniamo indietro. Andiamo avanti. Posso aggiungere una parola, proiettore. Dici, ma cavolo,
è un suggest. Perciò non solamente faro, ma anche proiettore serve, perché lo sta consigliando. Fanale, faro, fanale, proiettore. Guardate qui. Io poi qua posso dire aspetta, è per, e gli aggiungo per, e sto iniziando a costruire il titolo. L'anno è 2003-2009? Perfetto, aggiungo. Questo è un titolo bomba. Questo funziona. Andiamo avanti. Qua sotto lui sta iniziando a tirare, a estrapolare dei titoli che ha già visto all'interno dell'algoritmo, all'interno di eBay. E dice, guarda, che potresti avere dei consigli. Prova a utilizzarli, questi potrebbero servirti. Andiamo nel frattempo che lui sta lavorando, fare questo. Andiamo a mettere qua e proviamo a vedere cosa succede. Ok, questa volta è dato 50 di 100, perché lo so il perché. Perché mi sta dicendo delle cose qui che sono delle specifiche tecniche, ma se non sono pertinenti col tuo prodotto, non le devi mettere ed è per quello che mi sta abbassando il titolo. Provo a togliere questo, non cambia niente, è rimasto come prima, ma non fa niente. Questo, ve lo dico, è in fase di sviluppo. Però non dovete, come posso dirvi, fissarvi su questa cosa. È una cosa che man mano verrà sviluppata. Perché? Perché questo sistema sta prendendo mano a mano tutte le composizioni dei titoli che stiamo andando a creare e si migliora un po' alla volta. Perciò alcune volte troverete un punteggio basso, ma se avete fatto questo titolo come vi ho detto di farlo, è un titolo già bomba. Andate tranquilli, ok? Proviamo a vedere se in questo caso c'è qualcuno che ha sviluppato questo titolo. Certo, ci sono dei competitor che l'hanno sviluppato. Andiamo avanti, facciamo un altro esempio, ok? Allora, ieri mi ha scritto una persona che ha contestato un attimino questo servizio, questo programma, e lo capisco perché non sapeva come utilizzarlo. Lui ha inserito delle parole chiave che non erano pertinenti, vale a dire, si è inventato delle parole chiave. La cosa importante che dovete fare è partire dal prodotto. È come se avete davanti a voi il prodotto e lo analizzate pezzo per pezzo. Questi occhiali. Partiamo da qui. Poi mi guardo un attimino le specifiche di questi occhiali, sono un +2 di gradazione e parto. Sono occhiali da vista. Parto da qui. Occhiali, vista e parto da qui. Sono da uomo? Sì, perfetto. Possono essere anche da donna, eh? Sono sole graduati, lettura, diottrie? Sì, intanto guardate. Categoria, mettetela qua dentro. E dice donna, reparto donna, e qua ti dice altre cose, invece te ne dà veramente 27 in totale, ma lui dice, occhio, è importante se siano donna o siano uomo, perché in questo caso la specifica, la categoria non va da una parte donna, va da una parte all'uomo, va in un'unica categoria ed è importante far precisare all'algoritmo se sono da uomo o da donna. In questo caso noi potremmo fare una cosa, siccome sono unisex potremmo fare questo, ma se non sono unisex togliamo e mettiamo uomo e sviluppiamo da questo punto. Perciò togliamo donna, mettiamo uomo e andiamoci a beccare tutti i suggest che riguardano l'uomo. Ok, donna, mettiamo un'altra cosa. Siccome lo vedo qua, diottrie, mettiamolo noi. Ho sbagliato. Vabbè, però mi ha dato ok, occhiali da vista, uomo. Questi sono Google però i suggest che vedete qua, eh. Proviamo a fare Dio, ritorno quelli di eBay, perché quelli di Google me li sta dando perché erano sbagliati. Ok, perché quelli di Google sono differenze di quelli di eBay, sono perché sono just in time. Allora, diottrie mettiamo 2, vediamo cosa esce. Ok, perfetto. Presbiopia? Non lo so, può darsi, boh, io non so se sono presbite. Antiluce, sì, i miei sono antiluce. Perciò occhiali, vista, uomo, diottrie, 2, antiluce, e gli metto un bel da che mi serve, da uomo, vista, ok? Lettura, sì, sono da lettura, gli aggiungo lettura. Attenzione che man mano andate avanti potrebbe succedere che non vi dà più risultati perché diventano delle long tail. Sono da lettura e sono da lavoro, sì, perfetto. Ok, poi abbiamo qui degli altri suggest, il da me l'ha messo,
di quantità, questi sono Google, vedete, sono PC, sì, li posso usare davanti al PC, perfetto. Ok, analizziamo il mercato, c'è soltanto uno che ha inserito su eBay questa tipologia di titolo. E questo non è che porta dei vantaggi, mettiamola così, però ci fa capire che non tutti stanno costruendo dei titoli altamente performanti, ok? E vi capiterà spesso di trovare dei titoli performanti di gente che arriva dai miei corsi. Ve lo assicuro, potete poi andare anche a verificare. Va bene, il prezzo medio è 19,90. Poi bisogna vedere se le specifiche sono uguali. La cosa che vi consiglio è andare qua dentro, aprite lo store e andate a fare una verifica. Usate Therapy, anche se Therapy ultimamente sta facendo i capricci, ma fate quello, ok? Altra cosa, perfetto, niente, qua metti i titoli usati nel tool, vuol dire che qua sta prendendo sono quelli di prima, devo fare reset, va bene. Prendo può essere anche questo, sì, giusto, lo butto qua dentro, vediamo cosa succede. Ok, antilavoro, ragno, sole, e mi sta dicendo, guarda che ci sono molti popolari che sono Corno, Ray-Ban, attenzione qui, Ray più Ray-Ban, questo è importante. E poi qua ci sono dei consigli. Dice i saggi scompaiono spesso queste parole, se sono pertinenti al tuo prodotto valuta di inserirle almeno uno o due alla volta, se no lascia perdere. E qua ci sono poi, perfetto, ci sono dei titoli usati spesso da chi ha composto i titoli qua dentro, ok? E ci sono i vari pezzi che hanno costruito, e di conseguenza voi potete dire: aspetta un attimo, io questo lo vorrei andare a usare, montatura, aspetta, qui l'abbiamo messo montatura? No, mettiamolo, montatura. Ok, mi dice guarda che comunque sei arrivato, glielo mettiamo noi a mano, codifice montatura, modifica. Il titolo è pronto. Facciamone un altro. Facciamo un bel reset totale questa volta. Qui non capisco perché mi sta dando questa cosa. Vabbè, ricarichiamo la pagina e così almeno siamo sicuri. Ok, partiamo di nuovo da un altro titolo. Eh, mm, voglio vendere un paraurti anteriore di un Alfa 167. 167 non esiste, 147 credo. Ok, guardate, paraurti alfa e anteriore, posteriore, paraurti 147 anteriore alfa, e glielo vado a mettere, vado a farmi una prima analisi, vedo il prezzo medio, 102, c'è un minimo di 14,50, bisogna poi andare a vedere nello specifico che cos'è questa cosa, se uno vuole fare una ricerca, o un massimo di questo. Poi vado avanti e del 2004 aggiungo Alfa Romeo? Perfetto. Poi gli vado a mettere un bel per Alfa Romeo e questo quest'altro. Categoria mi sta dicendo dove devo andare e andate qua dentro, ve lo ripeto, fino allo sfinimento. Andate qua dentro. Vediamo poi nero lucido, ABS, griglia, bisogna vedere l'anno, l'abbiamo già messo nel 2004, primer, lo aggiungiamo, supponiamo che voi ce l'avete, ok? E poi abbiamo delle specifiche che vanno ancora a riempire. Paraurti 1204, 1000 saranno gli anni del verniciabile, fantastico, il mio è verniciabile. Vado a vedere se c'è qualcuno su eBay che ha fatto, c'è questo, Real Ricambi, prezzo medio è questo, sicuramente forse sarà usato. Vado qua sotto, ci sono dei match, mi dice Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio, in questo caso non vi preoccupate di questo, è un check e questo man mano diciamo, si migliorerà, ok? Però mi dice, eh, ci sono dei pertinenti popolari che sono Giulietta 500 Mito Fiat, lo sappiamo, sono i più ricercati. Ok, qua ehm, 147 2004 verniciabile non appaiono nei suggest. La regola è prima i suggest e poi il resto. Però c'è un'altra cosa da dire, che queste sono specifiche tecniche e consiglia poi, giustamente mi dice, per quanto riguarda i suggest, libera spazio dalle non suggest finché non hai coperto i suggest utili.
In questo caso invece io lo devo utilizzare come specifica tecnica che è necessaria per la ricerca. È necessaria per la ricerca, ok? Mentre altre non sono assolutamente necessarie. Fate attenzione, dovete capire quali sono necessarie e quali non sono necessarie. Altra cosa, sempre lo stesso ragionamento, che mi dice che Giulietta, e poi mi dice guarda che quelle forti sono queste. Ve ne faccio un altro veloce. Attenzione, per fare un titolo di questa tipologia, prima ci piegavamo 20 minuti, ora in 5 minuti ce l'abbiamo e c'è la possibilità di aumentare le impressioni in una maniera incredibile. Voglio vendere una scala telescopica. Aspetto, ok? La regola è prima i suggest di eBay e poi quelli di Google se mi rimane spazio. Scala telescopica alluminio allungabile. Fantastico. È allungabile? È in alluminio? Sì. Vediamo un attimino, poi abbiamo 10 gradini, abbiamo 5 metri portatile, la mia è un 5. Facciamo che sia un 6. Mettiamo un 6, vediamo se mi escono i gradini. Marchetti, gradini. Ok, 6 gradini. Tolgo i 2 metri perché non mi interessa, perché potrebbe essere una cosa in più, però io l'ho presa solamente estensibile multifunzione. Titolo fatto. Da esterno. Poi qua c'ho, vedete, dei titoli che possono essere pertinenti. E intanto io vado a farmi un'altra cosa. Sempre mi prendo questo, me lo vado a vedere sotto, vediamo se cambia. 86 di 100. In questo caso mi dice guarda che multifunzione è debole, 2 metri è debole, io 2 metri l'ho messo, sì, dovevo togliere, lo togliamo, ok, modifica, me lo prendo, lo vado a mettere qui, 91, ok, multifunzione è debole, tavolo, attenzione qui, c'è sempre quella parola che deriva dalle ricerche, non la dobbiamo andare a mettere perché non è una parola pertinente, mi raccomando. Ottimo lavoro, titolo ottimizzato, pubblica manuale delle performance nei primi 7 giorni e poi qui abbiamo sempre tutti i suggerimenti che possiamo andare a utilizzare, sono delle istruzioni, delle cose in più che possiamo andare a mettere. Categoria ce l'abbiamo e mettete questa. Caratteristiche importante telescopica e andiamo a vedere, analizziamo il mercato. Ce ne sono 3, mondo ufficio. Ok, so già chi è. La cosa importante è che questo è uno strumento che vi aiuta proprio quei suggerimenti che servono per costruire un titolo performante. Non vi dovete inventare il titolo, non dovete scrivere quello che pensate, dovete prendere il prodotto, vedere che cosa è e buttare dentro le prime 2 parole. E là costruite il titolo. Ricordatevi che ogni singola parola chiave si combina con le altre. Di conseguenza, questo titolo che è composto da 3, 3, 6, 7, 8 parole è una combinazione di 8 parole che si moltiplicano tra di loro. Perciò questo titolo può essere letto anche in questo modo. Scala telescopica 6 gradini e vi trovano. Scala telescopica, aspettate che mi sono dimenticato una cosa, qui c'è anche un'altra funzione che posso mettergli le specifiche tecniche e lui lavora con le specifiche tecniche. Qui posso andare a mettere anche un'altra cosa, adesso non me lo fa vedere più le preposizioni perché lo spazio finito, quantomeno lui ha già sviluppato tutto, però io faccio modifica e metto in e questo mi serve. Scala telescopica in alluminio 6 gradini, scala telescopica 6 gradini estensibile, scala telescopica in alluminio 6 gradini multifunzione. Qualsiasi parola chiave andranno a digitare, vi trovano. Questo è uno strumento veramente importante. Riassumendo, io spero che oggi tu ti possa portare a casa una cosa molto importante. I titoli sono fondamentali, sono la cosa più importante che tu puoi andare a costruire per la tua inserzione eBay. Che tu possa usare questo strumento, che non la voglia usare, non ha importanza, ma devi capire che i titoli sono la parte fondamentale. Grazie al titolo tu puoi evitare di farle sponsorizzate. Puoi farle al 2%, ma non al 14%, perché se non c'è organico, le sponsorizzate non lavorano nemmeno bene e per avere organico bisogna avere un buon titolo. Poi c'è tutto un altro mondo dietro, ma partiamo da questo, partiamo dal titolo, la cosa fondamentale. Bene, io ho finito per oggi, spero che questo ti possa aver dato un aiuto e usa i suggest, porca miseria, usali che portano dei risultati incredibili.
E ti dico anche questo, c'è una community di 200 e passa venditori, dove molti stanno utilizzando questo strumento, e si chiama eBay School. Ti lascio il link qua sotto, è gratuito, puoi entrare tranquillamente e possiamo anche discutere insieme sugli eventuali problemi che hai su eBay. Ti aiuto io, ti aiuto anche gli altri che sono all'interno del gruppo. Ti lascio anche il link qua sotto di questo strumento, se lo vuoi acquistare. Guarda, è una stupidata proprio. Io ti dico, in questa fase di sviluppo siamo ancora con 200 e passa utenti all'interno, perciò possiamo anche andare bene, però non credo che potrà rimanere a un prezzo così irrisorio. Però tu dagli un'occhiata, se ti piace, mi farebbe piacere averti all'interno della community, perché comunque poi discuteremo anche degli aggiornamenti da andare a fare. Ho fatto un paio di live in merito proprio per andare a chiedere agli utenti cos'è che dovevamo andare a sviluppare. Per il resto io ti saluto e spero di vederti alle prossime. Scusate la mia mancanza, ma ho dovuto lavorare su questo progetto e su tanti altri. Ciao da Max.